Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi. Come state? Spero tutto bene. Io sono carichissima perché oggi andremo a sviscerare un argomento che, ammettiamolo, sta facendo tremare il web. Lo scandalo Neslihan e Burak. Sì, avete capito bene. Quel gossip, quel pettegolezzo, quella chiacchiera che circola da settimane e che vede coinvolti due dei volti più amati della televisione turca. So che molti di voi, come me, sono stati bombardati da articoli, post, video, e magari vi siete persi un po' nel mare magnum di informazioni, a volte anche contraddittorie. Ecco perché ho deciso di fare un po' di chiarezza, di andare a fondo alla questione, di capire cosa c'è di vero, cosa c'è di esagerato e cosa, magari, è pura invenzione. Quindi, preparatevi una tazza di tè, mettetevi comodi, perché oggi ne vedremo delle belle. E, come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Mi raccomando, il vostro supporto è fondamentale. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci nel vivo della questione. Chi sono Neslihan e Burak? Beh, penso che la maggior parte di voi li conosca già. Neslihan Atagul e Burak Özçivit sono due attori turchi di fama internazionale. Neslihan è diventata famosa per il suo ruolo in Kara Sevda, una serie TV che ha spopolato in tutto il mondo, mentre Burak è conosciuto per la sua interpretazione in Çalku e, ovviamente, in Kurunus, Osman. Entrambi sono bellissimi, talentuosi e, cosa ancora più importante, entrambi sono sposati. Neslihan con Kadir Dulu e Burak con Fariye Evcen. Ed è proprio qui che la faccenda si complica. Da qualche tempo a questa parte, infatti, sono iniziate a circolare voci insistenti su una presunta liaison tra Neslihan e Burak. Voci che parlano di sguardi complici, di messaggi segreti, di incontri clandestini. Insomma, una vera e propria soap opera nella vita reale. Ma da dove nascono queste voci? Beh, la scintilla sembra essere scoccata sul set della serie TV Kara Sevda, dove Neslihan e Burak hanno recitato insieme. La loro chimica era palpabile, innegabile. E, si sa, quando due attori hanno una forte intesa sullo schermo, spesso la fantasia del pubblico si scatena. La serie ha avuto un successo planetario, non solo in Turchia, ma anche in America Latina, in Europa e in Medio Oriente. I fan si sono innamorati della storia d'amore tormentata tra Kemal, Burak e Nihan, Neslihan, una coppia divisa dalle circostanze e dalle macchinazioni del cattivo della serie, e Mirko Squalo. La loro alchimia sullo schermo era così intensa che era facile per gli spettatori immaginare che ci fosse qualcosa di più tra loro nella vita reale. Ma attenzione, qui dobbiamo fare una distinzione fondamentale tra la chimica sullo schermo e la realtà. Essere bravi attori significa anche saper interpretare un ruolo in modo convincente, saper trasmettere emozioni al pubblico. Questo non significa necessariamente che ci sia qualcosa di reale dietro. Un bravo attore può creare un'illusione, farci credere di essere innamorato, arrabbiato o triste, ma questo non significa che stia realmente provando quelle emozioni. È una questione di talento, di tecnica e di duro lavoro. Tuttavia, le voci su Neslihan e Burak hanno continuato a circolare, alimentate anche da alcuni comportamenti considerati sospetti da parte dei due attori. Ad esempio, alcuni fan hanno notato che Neslihan e Burak si scambiavano like e commenti sui social media con una frequenza maggiore rispetto ad altri colleghi. Altri hanno notato che i due attori si trovavano spesso negli stessi posti, negli stessi momenti. Ai social media, diciamocelo, sono un'arma a doppio taglio. Da un lato, permettono agli attori di interagire con i loro fan, di condividere momenti della loro vita e di promuovere il loro lavoro. Dall'altro, diventano una vetrina pubblica dove ogni like, ogni commento, ogni foto viene analizzata e interpretata. Un semplice mi piace può diventare la prova di un flirt, un commento innocente può essere interpretato come un messaggio in codice. E i fan, si sa, sono molto attenti a questi dettagli. E poi, ovviamente, ci sono le famigerate fonti anonime. Articoli di gossip che citano persone vicine ai due attori, che raccontano di litigi furiosi tra Neslihan e Kadir, di crisi matrimoniali tra Burak e Fariye, di incontri segreti tra Neslihan e Burak in hotel di lusso. Questi articoli, spesso scritti in modo sensazionalistico, alimentano le voci e creano un clima di sospetto. Le fonti anonime, chi sono? Potrebbero essere amici, parenti, colleghi di lavoro,
o semplicemente persone che vogliono attirare l'attenzione e guadagnare qualche soldo vendendo pettegolezzi. La verità è che non possiamo mai sapere se queste fonti sono affidabili o se stanno dicendo la verità. Spesso si tratta di voci di corridoio, di mezze verità, o addirittura di pure invenzioni. Insomma, un vero o è proprio romanzo a puntate. Ma quanto c'è di vero in tutto questo? Beh, la verità è che nessuno lo sa con certezza. Neslihan, Burak, Kadir e Farie hanno sempre smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale tra Neslihan e Burak. Hanno definito queste voci assurde, infondate, offensive. Hanno rilasciato interviste, pubblicato post sui social media e persino fatto causa ad alcune riviste per diffamazione. Hanno cercato in tutti i modi di mettere a tacere le voci e di proteggere la loro vita privata. Eppure, nonostante le smentite, le voci continuano a circolare. Perché? Beh, ci sono diverse ragioni. Innanzitutto, perché il gossip vende. Le riviste scandalistiche, i siti web di pettegolezzi, i canali YouTube come il mio, vivono di questo. Le storie di amori proibiti, di tradimenti, di scandali, attirano l'attenzione del pubblico, generano click, visualizzazioni, commenti. È un business redditizio che si alimenta della curiosità e della morbosità delle persone. In secondo luogo, perché il pubblico ama fantasticare. Ammettiamolo, a tutti noi piace sognare, immaginare, creare storie nella nostra testa. E quando si tratta di personaggi famosi, questa tendenza è ancora più accentuata. Ci piace immaginarli come persone perfette, con vite perfette, ma anche con debolezze, passioni, segreti. Ci piace proiettare su di loro i nostri desideri e le nostre fantasie. Vogliamo credere che anche le persone famose siano vulnerabili, che commettano errori, che vivano amori impossibili. E infine, perché spesso c'è un fondo di verità in ogni pettegolezzo. Non dico che Neslihan e Burak abbiano davvero una relazione, ma non escludo che possa esserci stata, o che possa esserci, una certa attrazione, una certa simpatia, una certa affinità tra i due. Dopotutto, sono due persone che lavorano a stretto contatto, che condividono passioni, esperienze, emozioni. È naturale che si crei un legame. Quando si lavora a stretto contatto con qualcuno, si condividono lunghe ore, si superano difficoltà insieme, si festeggiano i successi. È inevitabile che si crei un rapporto, un'amicizia o qualcosa di più. Il problema è quando questo legame viene travisato, amplificato, trasformato in qualcosa di diverso. Quando si mettono in discussione la moralità, la reputazione, la vita privata di persone che non conosciamo. Quando si dimentica che dietro ai personaggi famosi ci sono persone vere, con sentimenti, emozioni, fragilità. Dimentichiamo che anche loro hanno diritto alla privacy, al rispetto e alla dignità. Personalmente, credo che dovremmo tutti essere più cauti nel giudicare gli altri, soprattutto quando si tratta di questioni così delicate come le relazioni sentimentali. Dovremmo imparare a rispettare la privacy delle persone, a non credere a tutto quello che leggiamo o sentiamo, a non alimentare il gossip fine a se stesso. Dovremmo cercare di essere più empatici e comprensivi, e di non diffondere notizie non verificate che possono danneggiare la vita di altre persone. Perché, alla fine, chi ne soffre di più sono proprio le persone coinvolte. Neslihan, Burak, Kadir e Farie sono persone che hanno costruito una carriera, una famiglia, una vita. E non meritano di vedere tutto questo messo in discussione da voci infondate e maligne. Immaginatevi cosa significherebbe essere costantemente sotto i riflettori, con ogni vostro movimento analizzato e giudicato. Immaginatevi di dover affrontare costantemente voci e pettegolezzi sulla vostra vita privata, e di dover difendere la vostra reputazione e il vostro matrimonio. È una pressione enorme che può avere conseguenze devastanti sulla salute mentale e sul benessere emotivo. E poi, diciamocelo chiaramente, non è affare nostro. La vita privata di Neslihan e Burak riguarda solo loro e i loro rispettivi coniugi. Noi, come pubblico, dovremmo concentrarci sul loro lavoro, sul loro talento, sulla loro arte. Dovremmo apprezzare le loro interpretazioni, ammirare la loro bellezza, sostenere i loro progetti. Ma dovremmo evitare di invadere la loro sfera personale, di giudicare le loro scelte, di speculare sui loro sentimenti. Dovremmo imparare a separare la persona dal personaggio, e a non confondere la realtà con la finzione. Quindi, tirando le somme, qual è la verità sullo scandalo Neslihan e Burak? Beh, la verità è che non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. La verità è che ci sono voci,
pettegolezzi, speculazioni, ma non ci sono prove concrete di una relazione tra i due attori. La verità è che dovremmo tutti essere più responsabili nel diffondere informazioni e nel giudicare gli altri. La verità è che la vita è complessa e che le apparenze spesso ingannano. Ed ora, prima di salutarvi, vorrei riassumere brevemente i punti principali che abbiamo trattato in questo video. Abbiamo parlato dello scandalo Neslihan e Burak, delle voci che circolano su una presunta relazione tra i due attori. Abbiamo analizzato le origini di queste voci, le ragioni per cui continuano a circolare, le conseguenze che possono avere sulla vita delle persone coinvolte. E abbiamo concluso che dovremmo tutti essere più cauti e responsabili nel giudicare gli altri, soprattutto quando si tratta di questioni così delicate come le relazioni sentimentali. Abbiamo anche sottolineato l'importanza di rispettare la privacy delle persone e di non alimentare il gossip fine a se stesso. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile per fare un po' di chiarezza sulla questione. Se è così, vi invito a lasciare un like, a condividere il video con i vostri amici e a lasciare un commento qui sotto. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di questo scandalo, qual è la vostra opinione sulla questione. Cosa ne pensate del ruolo dei social media nella diffusione del gossip? Credete che i personaggi famosi debbano rinunciare alla loro privacy? Aspetto i vostri commenti. E, naturalmente, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Il vostro supporto è fondamentale per me. Mi aiuta a crescere, a migliorare e a continuare a creare contenuti interessanti per voi. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!